Lezione 1. Abitudini sane. Ehi Anna, hai già fatto l'esercizio mattutino? Buongiorno. Sì, ho appena finito di fare una corsa veloce nel parco. Mi sveglia davvero e mi fa scorrere il sangue. È fantastico. Anch'io preferisco una camminata veloce. È un bel modo per iniziare la giornata. Assolutamente. L'aria fresca e un po' di movimento sono il modo perfetto per ricaricarsi prima di iniziare il lavoro. Sono d'accordo. Ho notato che ultimamente porti il tuo pranzo al lavoro. Fa parte della tua nuova sana routine? Lo è. Sto cercando di cucinare più pasti a casa invece di mangiare fuori. È meglio per il mio portafoglio e il mio girovita. Cucinare a casa è molto più salutare. Qual è il tuo piatto fatto in casa preferito? Mm, direi la mia verdura fritta in padella. È veloce, ricco di sostanze nutritive e molto gustoso. Gnam, sembra delizioso. Dovrei provare a farlo da solo. Qualche consiglio per una cuoca principiante come me? Sicuramente inizia con verdure fresche di stagione. E non abbiate paura di sperimentare diversi condimenti. Capito, lo terrò a mente. Grazie per il consiglio. Le abitudini sane sono così importanti. Siete i benvenuti. Prendersi cura di noi stessi dovrebbe essere una priorità. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Assolutamente. Cercherò di incorporare più esercizio fisico e pasti fatti in casa nella mia routine. È meraviglioso da sentire. Sono felice di condividere altri consigli salutari se ne hai bisogno. Lo apprezzo. È stato bello chiacchierare con te su questo argomento. Goditi il resto della giornata. Lezione 2. Consigli di viaggio. Mi scusi, ha un minuto per discutere dei piani di viaggio? Certamente. Sarei felice di condividere con te parte della mia esperienza di viaggio. Ottimo, grazie. Spero di organizzare un viaggio in Europa quest'estate, ma non so da dove cominciare. L'Europa è un continente così vario con così tante destinazioni incredibili. Dove ti interessa di più visitare? Beh, mi piacerebbe vedere i monumenti iconici in posti come Parigi, Londra e Roma. Ma sono anche curioso di esplorare alcuni luoghi meno conosciuti. Questo è un ottimo approccio. Consiglierei almeno una settimana in ogni paese per immergerti completamente nella cultura. Una settimana in ogni posto? Sembra che ci vorrebbe molto tempo. Hai qualche consiglio per massimizzare il mio tempo? Assolutamente. Suggerirei di concentrarti su 3 a 4 paesi e di immergerti davvero in profondità in quelle destinazioni. Questo ha senso. Qualche consiglio su città o regioni imperdibili all'interno di quei paesi? Per la Francia, consiglio vivamente Parigi, ovviamente, così come la splendida campagna della Provenza. Oh, la Provenza sembra deliziosa. Che ne è degli altri paesi? Nel Regno Unito, Londra è una tappa obbligata, ma non dimenticate città affascinanti come Edimburgo e il Lake District.
Meraviglioso, sembrano tutti adatti a me. E per l'Italia? Per l'Italia, Roma e Firenze sono iconiche, ma anche Venezia e la costiera amalfitana sono incredibili. Wow, questo mi dà molto su cui riflettere. Apprezzo davvero che tu abbia condiviso la tua esperienza di viaggio. Sono felice di aiutarti. Fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli per iniziare a pianificare la vostra avventura europea. Lo farò sicuramente. È stato così utile. Mi sento ispirato a prenotare il mio viaggio adesso. Lezione 3. Beachside Bliss. Ah, volevo chiederti. Qual è la parte che preferisci dell'andare in spiaggia? Oh, è un'ottima domanda. Per me, è tutta una questione di quella sensazione del sole sulla pelle e del suono delle onde. Sono d'accordo, c'è qualcosa di così rilassante e rinfrescante nell'essere vicino all'oceano. Hai una spiaggia preferita che ti piace visitare? Sicuramente. Adoro le spiagge della costiera amalfitana in Italia. L'acqua è semplicemente la più bella tonalità di blu. Wow, la costiera amalfitana, eh? Posso solo immaginare quanto debba essere sbalorditivo. Cosa ti piace fare quando sei lì? Oh, potrei passare ore semplicemente camminando lungo la costa e ammirando il panorama. E, naturalmente, non c'è niente di meglio che immergere le dita dei piedi nell'acqua fresca in una giornata calda. Sembra paradisiaco. Devo ammetterlo, l'idea di avere sabbia calda tra le dita dei piedi è davvero allettante in questo momento. So cosa intendi. La sabbia può diventare così calda. Però, ti capita mai di avere problemi con questo? Assolutamente. Ricordo che una volta, la sabbia mi stava praticamente bruciando i piedi mentre tornavamo dall'acqua. Sì, è la cosa peggiore. Mi assicuro sempre di portare dei sandali o delle infradito per proteggere i miei piedi. Pensiero intelligente. Dovrò ricordarlo per la mia prossima gita al mare. Allora cos'altro ti piace dello stare vicino all'oceano? Direi il senso generale di rilassamento e libertà. C'è qualcosa di così tranquillo nell'essere vicino all'acqua. Non potrei essere più d'accordo. È il modo perfetto per rilassarsi e ricaricarsi. Ora non vedo l'ora di pianificare una vacanza al mare. Dovresti assolutamente farlo. Sarei felice di condividere altri dei miei consigli preferiti sulla spiaggia se hai bisogno di altri consigli. Lo apprezzo. Questa conversazione mi fa sognare sabbia soffice, brezze fresche e acque cristalline. Lezione 4. Avventura culinaria. Buongiorno. Speravo di poter parlare dei nostri cibi preferiti oggi. Ottima idea. Sono sempre desideroso di parlare di cucina deliziosa. Meraviglioso. So che hai già detto che ti piace il cibo coreano. Quali sono alcuni dei tuoi piatti coreani preferiti? Oh, bella domanda. Adoro il bibimbap, il mix di riso, verdure e quella gustosa salsa gochujang è semplicemente divino. Ah sì, il bibimbap è così saporito e soddisfacente. Quali altri piatti coreani hai provato e apprezzato? Mmm, fammi pensare.
Anch'io sono un grande fan dello stufato di kimchi. I sapori speziati e piccanti sono così confortanti. Stufato al kimchi, eh? Non credo di averlo mai mangiato prima. Com'è la preparazione di base? È fatto con kimchi fermentato come ingrediente principale, insieme a carne di maiale, tofu e verdure assortite. Il brodo è ricco e dinamico nel gusto. Sembra assolutamente appetitoso. Dovrò vedere se riesco a trovare un buon ristorante coreano per provarlo. Sicuramente. La cucina coreana ha così tante deliziose opzioni oltre ai classici come bulgogi e japchae. Assolutamente. Sono curioso, ci sono altri piatti coreani meno conosciuti che consiglieresti? Oh, fammi pensare. I japchae sono i miei preferiti. Quegli spaghetti di patate dolci sono così unici e creano dipendenza. Japchae, eh? Non credo di averlo mai incontrato prima. Cosa comporta? È un piatto di pasta di vetro dolce, salato e leggermente gommoso a base di verdure e talvolta manzo. I sapori sono semplicemente sublimi. Wow, sembra una combinazione intrigante. Mi viene fame solo a pensarci. Ah, anche io. Il cibo coreano è davvero un'avventura culinaria. C'è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da scoprire. Apprezzo che tu abbia condiviso la tua esperienza. Hai sicuramente suscitato il mio interesse ad esplorare altre specialità coreane. In qualsiasi momento. Sarei più che felice di portarti a fare un tour gastronomico coreano qualche volta. Potrei accettare l'offerta. Questa è stata una deliziosa conversazione sul nostro reciproco amore per la deliziosa cucina. Lezione 5. Una storia d'amore storica. Saluti. Mi chiedevo se oggi fosse interessato a parlare un po' della prima storia americana. Assolutamente. Sono sempre desideroso di saperne di più sulle origini degli Stati Uniti. Meraviglioso. Conosci la storia di Pocahontas e del capitano John Smith? Sì, conosco quell'affascinante storia dei primi anni del 1600. È un pezzo di storia così affascinante. Infatti. Da quello che ho capito, il loro incontro avvenne nel 1606, durante il primo insediamento inglese a Jamestown, in Virginia. Giusto. Pocahontas era una giovane donna nativa americana che fece amicizia con i coloni inglesi, incluso il capitano Smith. Esattamente. E se ricordo bene, Re Giacomo I d'Inghilterra approvò effettivamente l'istituzione della colonia di Jamestown. Hai assolutamente ragione. La Virginia Company of London ricevette il suo statuto reale da Re Giacomo nel 1606. Affascinante. Sapete cosa ha spinto il re a dare il via libera all'impresa di Jamestown? Se non sbaglio, gli inglesi erano ansiosi di espandere la loro presenza coloniale e stabilire un punto d'appoggio nel Nuovo Mondo. Ah sì, ha senso. Probabilmente cercavano di competere con gli spagnoli e assicurarsi opportunità economiche. Precisamente.
La colonizzazione della Virginia è stata vista come un modo per aumentare l'influenza e la prosperità globali dell'Inghilterra. Interessante. E, naturalmente, la storia di Pocahontas e John Smith è diventata una parte duratura di quella storia. Assolutamente. La loro relazione, romantica o no, è diventata leggenda. Infatti. È una storia accattivante di incontri interculturali e delle complessità dell'era coloniale. Sono d'accordo. C'è così tanto che possiamo imparare esplorando le sfumature di quel periodo storico. Sicuramente. Apprezzo che tu sia intervenuto con me su questo argomento. È stata una discussione illuminante. Il piacere è tutto mio. Mi piace sempre immergermi nella ricca trama della nostra storia condivisa. Lezione 6. Un'avventura di shopping. Buonasera, ho sentito che sei andato a fare shopping oggi. Com'è andata? Eccellente. Mi sono divertito moltissimo ad esplorare i negozi del centro. È bello sentirlo. Alla fine hai trovato qualcosa di interessante? L'ho fatto davvero. Ho scelto alcuni abiti nuovi che mi entusiasmano davvero. Meraviglioso. Di solito vai a fare shopping con amici o familiari? Dipende. A volte vado per conto mio, ma altre volte porto chi vuole unirsi a me. Questo ha senso. È sempre più divertente fare acquisti in compagnia, non credi? Assolutamente. Trovo che sia un ottimo modo per recuperare il ritardo e trascorrere del tempo insieme. Immagino di sì. Cosa fate di solito tu, i tuoi amici o la tua famiglia quando andate a fare la spesa? O visitiamo i negozi, proviamo i vestiti e ci scambiamo opinioni oneste. È una vera esperienza di legame. Sembra delizioso. Hai negozi o quartieri commerciali preferiti nella zona? Lo faccio. C'è questa piccola boutique affascinante in centro che adoro. Il proprietario è così gentile e disponibile. Meraviglioso. È sempre bello trovare quei negozi di gemme nascoste, vero? Assolutamente. E sai, a volte mangiamo qualcosa o ci fermiamo a prendere un caffè tra un negozio e l'altro. Oh, sembra la giornata perfetta. Un po' di shopping, un po' di ristorazione, niente di meglio. Esattamente. È un modo meraviglioso di trascorrere un pomeriggio, secondo me. Posso sicuramente vedere il fascino. Forse dovrò unirmi a te e alla tua squadra la prossima volta. Sei più che benvenuto. Penso che apprezzerai davvero l'esperienza. Apprezzo l'invito. Sembra un modo delizioso di trascorrere una giornata. Lezione 7. Dovere civico. Mattina. Avete sentito parlare dell'imminente servizio di giuria nella nostra città? Sì, ce l'ho. È un'importante responsabilità civica che tutti dobbiamo adempiere. Infatti. Ho appena ricevuto la mia convocazione per posta l'altro giorno.
Oh, davvero? Sei nervoso all'idea di far parte di una giuria? Ad essere onesti, sono un po' preoccupato. Non l'ho mai fatto prima. Capisco la sensazione, ma cerca di non preoccuparti troppo. È un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Suppongo tu abbia ragione. Com'è stata la tua esperienza con la giuria? Beh, qualche anno fa ho prestato servizio in un procedimento penale. A volte è stato intenso, ma molto istruttivo. Posso immaginarlo. Hai trovato il processo equo e imparziale? Assolutamente. Il giudice e gli avvocati hanno fatto di tutto per garantire un procedimento giusto. È rassicurante sentirlo. Voglio assicurarmi di prendere sul serio il mio dovere civico. Sono sicuro che lo farai. Basta mantenere una mente aperta e ascoltare attentamente le prove. Questo è un buon consiglio. Hai altri consigli per i giurati alle prime armi? Mm, fammi pensare. Oh, ti consiglio di prendere appunti e fare domande se non sei sicuro. Notato. Mi assicurerò di farlo. Che mi dici dell'impegno in termini di tempo? Può variare, ma è previsto un programma da almeno alcuni giorni a una settimana, forse più a lungo per casi complessi. Wow, è un investimento di tempo piuttosto significativo. Spero che il mio datore di lavoro sia comprensivo. Sono sicuro che lo saranno. Il dovere di giuria è un diritto protetto che i datori di lavoro devono rispettare. Questo è buono a sapersi. Mi sento un po' più preparato ora, grazie alla tua guida. Lezione 8. Conversazione valutaria. Mi scusi, ha un momento per parlare dei tassi di cambio? Assolutamente. Sarei felice di parlarne. Cosa ti passa per la testa? Beh, sto programmando un viaggio all'estero e volevo avere un'idea del tasso di cambio attuale. Ottimo tempismo. Il tasso di cambio sembra fluttuare parecchio ultimamente. Capisco. C'è un modo semplice per tenere traccia delle tariffe più recenti? Sì, ci sono alcune buone opzioni. Molte banche e servizi di cambio valuta dispongono di strumenti online. Ok, è bello sapersi. Dovrò controllare alcune fonti diverse. Sicuramente. Il confronto delle tariffe tra diversi fornitori può aiutarti a trovare l'offerta migliore. Assolutamente. E devo cambiare la mia valuta prima di partire o aspettare di arrivare? Questa è un'ottima domanda. Spesso dipende dalla destinazione specifica e dalla loro valuta. Questo è un buon punto. Viaggerò in Europa, quindi l'euro sarebbe la valuta principale. In tal caso, potrebbe essere meglio cambiare del denaro prima del viaggio. Ok, questo ha senso. Che ne dici di usare la mia carta di debito o di credito mentre sono lì? Usare le carte è molto comodo, ma i tassi di cambio e le commissioni possono sommarsi rapidamente. Capisco. Quindi è meglio avere un mix di valuta locale e carte, allora?
Precisamente. In questo modo hai la flessibilità e puoi ridurre al minimo i costi di conversione. Un consiglio eccellente. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmi tutto questo. Non è affatto un problema. Fatemi sapere se avete altre domande durante la pianificazione del viaggio. Lo farà. Questo è stato incredibilmente utile. Grazie ancora per la tua esperienza. Lezione 9. Esplorazione delle opzioni di alloggio. Buongiorno, volevo discutere alcune opzioni su dove alloggiare durante il mio prossimo viaggio. Meraviglioso. Sarei felice di aiutarti a esplorare alcune scelte di alloggio. Sto cercando di decidere se rimanere nel centro della città o un po' più lontano. Questa è un'ottima considerazione. Quali sono i pro e i contro che stai valutando? Beh, mi piace l'idea di essere nel cuore dell'azione nel centro della città. Questo ha senso. La comodità di essere vicino a negozi, ristoranti e attrazioni è allettante. Esattamente. Ma ho anche sentito che stare fuori dal centro può essere più conveniente. Questo è un buon punto. I prezzi tendono ad essere più bassi man mano che ci si allontana dal centro della città. Questo è un fattore importante da considerare per il mio budget di viaggio. Assolutamente. Hai già esaminato i quartieri o le opzioni di hotel specifici? Non nei dettagli, ma stavo pensando di dare un'occhiata ad alcune recensioni online. Ottima idea. Leggere le recensioni può darti un'idea dei pro e dei contro di ciascuna area. Bene, in questo modo posso valutare i compromessi tra costi e convenienza. Precisamente. E non dimenticare di tenere conto anche dei trasporti, se rimani fuori dal centro. Bella chiamata. Dovrò vedere quanto sia facile spostarsi da luoghi diversi. Sicuramente. L'ultima cosa che vuoi è sentirti isolato o passare molto tempo a fare il pendolare. Assolutamente. Questo è davvero utile. Apprezzo che tu ne abbia parlato con me. Sono felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farà. Ora mi sento più informato su dove iniziare la mia ricerca di un alloggio. Lezione 10. Pianificazione di un weekend. Bene, sto cercando di finalizzare i miei piani di viaggio per il fine settimana. Eccellente. Sarai lieto di aiutarti a definire i dettagli. Sto pensando di partire venerdì mattina e tornare domenica. Ok, questo ti dà un bel weekend lungo per scappare. Dove hai intenzione di andare? Sto considerando un viaggio sulla costa, ma sono aperto anche ad altre idee. La costa potrebbe essere incantevole in questo periodo dell'anno. Cosa speri di fare durante il tuo viaggio? Vorrei fare qualche escursione, magari visitare qualche piccola città costiera. Sembra un piano meraviglioso. Il paesaggio e le città pittoresche sono così affascinanti. Esattamente. E spero di trovare una piccola locanda o un bed and breakfast accogliente in cui soggiornare.
Questa è un'ottima idea. Questi tipi di sistemazioni possono davvero aggiungere qualcosa all'esperienza. Assolutamente. Hai qualche consiglio su città o luoghi specifici da visitare? Mm, fammi pensare. Alcune città che mi vengono in mente sono Seaside e Cannon Beach. Oh, Cannon Beach, è quella con l'iconico Haystack Rock, giusto? Sì, è quello giusto. È una pittoresca cittadina con spiagge meravigliose. Perfetto, allora entrerà sicuramente nella mia lista. Dovrò prenotare presto il mio soggiorno. Sicuramente, prima è meglio, soprattutto per un weekend. Ottimo consiglio. Inizierò a cercare un alloggio stasera. Meraviglioso. Sono sicuro che troverai il posto perfetto per il tuo weekend di fuga. Apprezzo il tuo aiuto. Si preannuncia davvero un viaggio fantastico. Lezione 11. Suggerimenti per la sicurezza domestica. Ehi Anna, stavo pensando di migliorare la sicurezza in casa mia. Oh, è un'idea intelligente. Che genere di cose stai considerando? Beh, ho sentito dire che le luci con sensore di movimento possono essere davvero efficaci. Assolutamente sì. Sono un ottimo deterrente. Spaventeranno ogni potenziale intruso. Esatto, è un ottimo modo per scoraggiare potenziali intrusi. Aggiungerò anche quello alla mia lista. Sicuramente. E hai pensato di installare un sistema di telecamere di sicurezza? Sai, questo è un buon punto. Stavo discutendo di come installare alcune telecamere. Possono essere davvero utili per monitorare l'attività in casa. Sì, e mi piace poter controllare il filmato se succede qualcosa di sospetto. Assolutamente sì. Fornisce un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità. Sicuramente sto anche pensando di aggiornare le serrature delle mie porte e finestre. È una mossa intelligente. Assicurarsi che i punti di ingresso siano sicuri è fondamentale. Sicuramente. Forse cercherò delle serrature intelligenti che posso controllare a distanza. Oh, è un'ottima idea. La comodità dell'accesso remoto è davvero utile. Esatto, e mi permetterebbe di ricontrollare che sia tutto chiuso. Meraviglioso. Sembra che tu stia davvero prendendo le misure giuste per migliorare la sicurezza della tua casa. Voglio assicurarmi che la mia casa e la mia famiglia siano il più protette possibile. Lo posso apprezzare. La sicurezza dovrebbe sempre essere la massima priorità. Assolutamente. Grazie per gli utili suggerimenti. Ho molte cose da considerare adesso. Lezione 12. La grande migrazione. Mattina. Avete sentito parlare della grande migrazione avvenuta all'inizio del XX secolo? No, non credo di conoscerlo. Cosa puoi dirmi a riguardo? Beh, è stato un significativo movimento di afroamericani dal sud rurale al nord urbano.
Ah, capisco. Quali sono stati alcuni dei fattori che hanno portato a questa migrazione? Molti cercavano di sfuggire alle oppressive leggi di Jim Crow e al sistema di mezzadria nel sud. E immagino che anche la promessa di migliori opportunità economiche nel nord sia stata un'attrazione. Esattamente. Luoghi come Chicago hanno visto un afflusso di lavoratori afroamericani, soprattutto nelle industrie. Questo è affascinante. So che la scena musicale di Chicago ha davvero beneficiato di questo afflusso. Assolutamente. Musicisti jazz come Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald si trasferirono a nord, a Chicago. Wow, deve aver avuto un enorme impatto sullo sviluppo del jazz in città. Lo ha fatto. I suoni della grande migrazione hanno contribuito a plasmare l'iconico stile jazz di Chicago. Posso immaginare l'energia e la vivacità che tutti quei nuovi residenti hanno portato in città. Sicuramente. È stato un periodo di trasformazione che ha lasciato un segno indelebile in posti come Chicago. È incredibile come una migrazione di massa del genere possa rimodellare il panorama culturale di una città. Assolutamente. La grande migrazione è stata un momento cruciale nella storia afroamericana. Sono lieto che abbiamo avuto modo di discutere di questo importante capitolo. C'è ancora tanto da imparare al riguardo. Sicuramente. È una storia affascinante che merita più attenzione ed esplorazione. Lezione 13. Come concludere il colloquio. Ehi, ho un importante colloquio di lavoro in arrivo. Qualche consiglio su come realizzarlo? Bene, una cosa fondamentale è concentrarsi sulla comunicazione non verbale durante l'intervista. Comunicazione non verbale? Cosa intendi esattamente con questo? Cose come il linguaggio del corpo, il contatto visivo e la postura possono fare una grande impressione. Capisco. Quindi, come posso assicurarmi di proiettare i segnali non verbali giusti? Cerca di mantenere una postura sicura e aperta. Evita di incrociare le braccia o di agitarti. Capito. E che mi dici del contatto visivo? Qual è l'importo giusto? Mantieni un buon contatto visivo, ma non fissare. Dimostra che sei impegnato e attento. Ok, questo ha senso. C'è altro a cui dovrei prestare attenzione? Sì, una stretta di mano decisa può fare molto per fare una prima impressione positiva. Una stretta di mano decisa, eh? Mi assicurerò di esercitarmi in anticipo. Sicuramente. E non dimenticare di sorridere e parlare chiaramente durante l'intervista. Sorriso, contatto visivo, postura, c'è molto da tenere a mente. Apprezzo i suggerimenti. Nessun problema. Concentrati solo sul trasmettere fiducia e professionalità. Un consiglio eccellente. Ora mi sento più preparato per il mio importante colloquio. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Ricorda solo di usare quelle abilità non verbali. Lo farà. Grazie ancora per le utili indicazioni. Lezione 14. Rimanere connessi ovunque.
Mi scusi, sa per caso se questo hotel dispone di Wi-Fi ad alta velocità? Sì, credo che lo facciano. Ho visto un cartello che menzionava un centro business con Wi-Fi gratuito. Fantastico, era esattamente quello che speravo. Devo lavorare durante il mio soggiorno. Assolutamente. Avere un accesso affidabile a internet è così importante in questi giorni, soprattutto per i viaggiatori da Sari. Sicuramente. Faccio affidamento sulla possibilità di rimanere connesso mentre sono in viaggio. Posso immaginarlo. Che tipo di lavoro hai intenzione di fare sul Wi-Fi dell'hotel? Principalmente solo recuperare il ritardo sulle email e rivedere alcuni documenti per una riunione imminente. Ah, capisco. Il Wi-Fi ad alta velocità dovrebbe essere perfetto per attività del genere. Eccellente, è un vero sollievo quando gli hotel offrono un buon servizio internet per gli ospiti. Sono d'accordo. È diventata un'amenità essenziale, soprattutto nel mondo degli affari. Sicuramente di questi tempi controllo sempre la situazione del Wi-Fi prima di prenotare un hotel. Mossa intelligente. Può essere davvero frustrante quando internet è lento o inaffidabile. Assolutamente. Può davvero ostacolare la tua produttività e rendere le cose difficili. Sicuramente. Sono lieto che questo hotel sembri avere una potente configurazione Wi-Fi per gli ospiti. Anch'io. Renderà il mio soggiorno qui molto più produttivo e conveniente. Lezione 15. Prenotare il soggiorno perfetto in hotel. Scusami, non ho potuto fare a meno di sapere che stai prenotando un soggiorno in albergo. Oh, sì, lo sono. Sto programmando un viaggio da Sari e ho bisogno di trovare un buon posto dove stare. Capisco. Per quanto tempo resterai? E quanti ospiti saranno con te? Beh, sarò lì per 5 notti e sarò solo io a fare questo viaggio. Ok, ottimo. 5 notti per un viaggio di lavoro da solo. Questo ti offre alcune buone opzioni. Esattamente. Voglio trovare un hotel che abbia tutti i comfort di cui ho bisogno per lavorare. Sicuramente. Cose come internet ad alta velocità, uno spazio di lavoro confortevole e forse una palestra. Assolutamente. E anche i buoni ristoranti nelle vicinanze sarebbero l'ideale per i pasti. Certo. Avere scelte alimentari convenienti può fare una grande differenza durante un viaggio d'affari. Sicuramente. Voglio potermi concentrare sul mio lavoro senza troppi problemi. Assolutamente comprensibile. Hai già iniziato a cercare hotel nella zona? Non ancora. Stavo per iniziare a cercare alcune opzioni. Qualche consiglio? In realtà ho avuto un'ottima esperienza al Hilton Downtown durante il mio ultimo viaggio di lavoro. L'Hilton, eh? Dovrò dare un'occhiata a quello. Cosa ti è piaciuto al riguardo? Le camere erano spaziose e confortevoli e il wifi era veloce e affidabile. Sembra perfetto. Mi assicurerò di dare un'occhiata all'Hilton man mano che restringerò le mie opzioni.
Meraviglioso. Spero che tu riesca a trovare l'hotel ideale per il tuo prossimo viaggio. Anch'io. Grazie per l'utile suggerimento. Lo apprezzo. Lezione 16. Provare un nuovo hobby. Scusami, non ho potuto fare a meno di sentirti parlare di provare un nuovo hobby. Oh, sì. Stavo pensando di intraprendere una nuova attività, ma sono un po' nervosa. Capisco. Che tipo di hobby stavi considerando? Forse posso offrire qualche consiglio. Beh, stavo pensando di cimentarmi con la ceramica. Sembra un mestiere così rilassante. Ceramiche, eh? È una scelta interessante. Cosa ti rende nervoso al riguardo? Immagino di essere preoccupato per le regolazioni necessarie, come abituarmi all'attrezzatura. Questo è comprensibile. Provare qualcosa di nuovo può sicuramente intimidire all'inizio. Esattamente. Non sono sicuro di avere la pazienza o l'abilità per capirlo davvero. Lo capisco. Ma sai, il bello degli hobby è che puoi prenderti il tuo tempo. Questo è un buon punto. Non devo diventare subito un esperto. È tutta una questione di viaggio. Precisamente. Il processo di apprendimento e miglioramento è metà del divertimento di un nuovo hobby. Hai assolutamente ragione. Penso di dover solo provarlo e non preoccuparmi così tanto. Sicuramente. E chissà, potresti finire per scoprire un talento nascosto per la ceramica. Sarebbe fantastico. Va bene, penso che ci proverò. Grazie per l'incoraggiamento. In qualsiasi momento. Sono felice di poterti aiutare a sentirti più sicuro di provare qualcosa di nuovo. Lezione 17. Navigare tra convinzioni diverse. Scusami, non ho potuto fare a meno di ascoltare la tua conversazione. Spero non ti dispiaccia se intervengo. Niente affatto. Per favore, vai avanti. Sono sempre interessato a sentire punti di vista diversi. Beh, stavi parlando del nostro orgoglio, della nostra vergogna e delle nostre convinzioni, e l'ho trovato piuttosto stimolante. Ah, sì. È un argomento complesso, vero? Le nostre convinzioni e i nostri valori personali possono certamente differire da persona a persona. Assolutamente. E penso sia importante riconoscere che, anche se non sempre siamo d'accordo, possiamo comunque rispettarci l'un l'altro. Esattamente. Solo perché le nostre convinzioni sono diverse, non significa che dobbiamo lasciarci dividere o diventare fonte di vergogna. Precisamente. Dovremmo sforzarci di avere una mentalità aperta e cercare di capire da dove viene l'altra persona. Sicuramente. In fin dei conti, siamo tutti umani e abbiamo tutti le nostre esperienze uniche che danno forma alle nostre convinzioni. Questo è un ottimo punto. È importante ricordare che le nostre convinzioni sono spesso radicate nei nostri percorsi personali. Assolutamente. E anche se potremmo non essere in grado di farci cambiare idea, possiamo comunque imparare gli uni dagli altri e crescere insieme. Sicuramente.
È utile ascoltare diversi punti di vista, anche se non siamo completamente d'accordo con loro. Sicuramente. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio tra rimanere fermi nelle proprie convinzioni ed essere rispettosi degli altri. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. È una danza delicata, ma vale la pena imparare. Assolutamente. È un'abilità che penso che tutti potremmo trarre beneficio dalla coltivazione. Concordato. È un viaggio, ma importante per costruire un mondo più comprensivo e compassionevole. Ben detto. Sono grato che abbiamo avuto questa conversazione. Mi ha dato molto su cui riflettere. Lezione 18. Trovare l'equilibrio nelle discussioni intense. Ehi, non ho potuto fare a meno di notare che sembravi un po' tesa nell'ultima conversazione. Hai ragione, le cose si sono fatte un po' intense lì per un momento. Sì, lo capisco. Forse dovremmo fare una pausa e riprenderci più tardi? Sembra un'ottima idea. In realtà, a volte è bene allontanarsi quando le cose si fanno troppo calde. Assolutamente. Non vogliamo dire qualcosa di cui potremmo pentirci nella foga del momento. Esattamente. Prendere una pausa può davvero aiutarci ad avere una prospettiva. Sicuramente. Inoltre, ci dà la possibilità di calmarci e affrontare l'argomento con una mente più lucida. Assolutamente. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio, sai? Essere appassionati delle nostre convinzioni, ma anche rimanere di mentalità aperta. Esattamente. Possiamo essere fermi nelle nostre convinzioni, ma rispettare comunque il fatto che gli altri possano vedere le cose in modo diverso. Assolutamente. E sai, a volte è bene accettare di non essere d'accordo su certe cose. Sicuramente. Non c'è bisogno di forzare una risoluzione se vogliamo solo scontrarci. Esattamente. Possiamo ancora avere una discussione produttiva senza che si trasformi in un dibattito. Sicuramente. Si tratta solo di trovare quel punto debole in cui possiamo esplorare diverse prospettive senza che diventi conflittuale. Assolutamente. E sai, a volte è bene ammettere che potremmo non essere mai d'accordo su certe questioni. Hai fatto davvero un'ottima osservazione. E va bene così. Non dobbiamo essere d'accordo su tutto per avere ancora una connessione significativa. Esattamente. La chiave è essere in grado di affrontare queste intense discussioni con empatia e rispetto. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. È un'abilità che richiede pratica, ma ne vale la pena. Lezione 19. Discutere della conservazione dell'ambiente. Mattina. Hai ricevuto le notizie su quella nuova riserva naturale? Sì, l'ho fatto. Sono così felice di sapere che stanno lavorando per proteggere quegli habitat. Assolutamente. È davvero incoraggiante vedere persone agire su questi temi. Sicuramente. La conservazione degli ambienti naturali è fondamentale per la sopravvivenza di tante specie. Esattamente.
E non si tratta solo degli animali, ma anche dell'intero ecosistema. Totalmente. Gli habitat sani offrono tanti vantaggi alle comunità circostanti. Assolutamente. Cose come aria pulita, acqua pulita e fonti alimentari sostenibili. Esattamente. È vantaggioso per tutti quando riusciamo a trovare modi per convivere con la natura. Sicuramente. E non è sempre facile, ma è così importante che continuiamo a provare. Hai ragione, ci sono molte sfide, ma ogni piccola cosa aiuta. Sicuramente. Anche le piccole azioni possono fare una grande differenza a lungo termine. Assolutamente. E sono lieto di vedere più persone coinvolte e assumere un ruolo attivo. Anch'io. È stimolante vedere la comunità riunirsi per questa causa. Sicuramente. Quando tutti facciamo la nostra parte, possiamo davvero creare un cambiamento duraturo. Assolutamente. È l'unico modo per proteggere questi preziosi habitat. Esattamente. E non si tratta solo dell'ambiente, ma del futuro del nostro pianeta. Non potrei essere più d'accordo. Dobbiamo pensare a lungo termine e fare ciò che è meglio per le generazioni a venire. Assolutamente. È nostra responsabilità essere buoni amministratori della Terra. Ben detto. È un compito arduo, ma sono sicuro che siamo pronti per la sfida. Lezione 20. Discutere una negoziazione commerciale. Ehi Anna, hai avuto modo di dare seguito alla negoziazione di cui abbiamo discusso? Sì, l'ho fatto. Ho parlato di nuovo con loro e sono sembrati ricettivi alla nostra proposta. Meraviglioso. Quali erano le loro principali preoccupazioni o punti di discussione? Beh, hanno detto alcune cose che vorrebbero che considerassimo nell'accordo. Capisco. Che tipo di aggiustamenti o compromessi hanno proposto? Ci hanno chiesto se potessimo essere più flessibili sulla tempistica e sulla struttura dei pagamenti. È ragionevole. Ti sei sentito in grado di trovare una via di mezzo? Credo di sì. Abbiamo discusso alcune opzioni che potrebbero funzionare per entrambe le parti. Ottimo, è incoraggiante. Quali sono stati i dettagli chiave su cui siete riusciti a mettervi d'accordo? Abbiamo optato per una tempistica leggermente estesa e un piano di pagamento più graduale. Eccellente, sembra un compromesso produttivo. Hanno espresso altri requisiti? Sì, volevano anche qualche chiarimento sull'ambito del lavoro e sui risultati finali. Ok, questo ha senso. Sei riuscito a fornire i dettagli necessari? Sì, ho esaminato il piano completo del progetto e ho risposto a tutte le loro domande. Meraviglioso, sembra che tu abbia gestito molto bene la trattativa. Grazie. Ho cercato di essere il più reattivo e flessibile possibile. Ha dato i suoi frutti, raggiungere un accordo che funzioni per entrambe le parti è l'ideale. Assolutamente.
Sono lieto che siamo riusciti a trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa. Anch'io. Negoziati forti come questo hanno davvero posto le basi per una partnership di successo. Lezione 21. Pianificazione di una riunione. Va bene Anna, quindi siamo pronti per i dettagli della negoziazione. Che ne dici di fissare un incontro per finalizzare tutto? Ottima idea, quando funzionerebbe meglio per te? Fammi dare un'occhiata al mio calendario. Che ne dici di lunedì prossimo alle 10? Lunedì prossimo alle 10 sembra perfetto. Posso andare avanti e bloccarlo? Sì, per favore fallo. Questo ci assicurerà di avere il tempo necessario per concludere la faccenda. Fantastico. Invierò subito un invito al calendario in modo che sia bloccato. Fantastico, apprezzo che tu te ne sia occupato. C'è altro che dovremmo preparare per la riunione? Penso che la cosa principale sarà rivedere ancora una volta i punti chiave del nostro negoziato. Bene, ottima scelta. Vorremmo assicurarci di avere tutti i dettagli allineati. Esattamente. Preparerò un breve riassunto da esaminare durante la riunione. Suona bene. E non esitate a contattarci se avete altre domande. Lo farà. Non vedo l'ora di finalizzare questo accordo la prossima settimana. Anch'io, è stato bello lavorare con te su questo. Allo stesso modo. Sono sicuro che siamo sulla strada giusta. Concordato. Ok, terrò d'occhio l'invito sul calendario. Ce l'hai fatta. Allora ci sentiamo. Lezione 22. Esplorando il Niagara sul lago. Ehi Anna, sei mai stata a Niagara-on-the-Lake in Canada? No, non l'ho fatto. Però ho sentito che è una città bellissima. Cosa puoi dirmi a riguardo? Beh, si trova proprio sulla riva del lago Ontario, dove il fiume Niagara sfocia nel lago. Ah, capisco. Quindi deve avere delle splendide viste sull'acqua allora. Assolutamente. La città ha anche un'atmosfera storica davvero affascinante. Sembra adorabile. Quali sono alcune delle principali attrazioni o cose da fare lì? Ci sono molte cantine della zona che offrono degustazioni e visite guidate, che sono molto popolari. Degustazione di vini in una pittoresca città lacustre? Sembra il mio tipo di viaggio. Sì, la regione del Niagara è nota per i suoi ottimi vini. Ci sono anche bellissimi parchi. Oh, e scommetto che i sentieri escursionistici offrono splendide viste sul lago e sul fiume. Sicuramente è un ottimo posto per attività all'aperto e visite turistiche. Dovrò aggiungerlo alla mia lista di viaggi. Qual è il periodo migliore dell'anno per visitarla? Direi che la tarda primavera o l'inizio dell'autunno sono l'ideale, il clima è mite e la folla è minore. Buono a sapersi. Sarebbe il momento perfetto per passeggiare per le strade storiche. Esattamente.
Ha un'atmosfera così pittoresca e tranquilla rispetto alla più turistica zona delle cascate del Niagara. Questo mi affascina davvero. Mi piace l'idea di una vacanza rilassante e pittoresca. Anch'io. Niagara on the Lake sembra il posto perfetto per farlo.